013 non passa più, quindi ho 012 a quella di sinistra, vediamo anche quella di destra. Will I ever learn to love again? Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale. Oggi vi farò vedere come si fa il controllo del gioco valvole. L'altra volta vi avevo fatto vedere come si faceva il cambio sostituzione dell'olio e filtro olio. Oggi vedremo velocemente come si fa il controllo valvole. Adesso, per comodità, io vuoterò già l'olio compreso nel motore, toglierò il filtro olio, rimonterò il filtro olio nuovo, chiuderò la vasca del motore dove va l'olio e poi ci vedremo insieme la seconda parte, quella più corposa, quella dove vediamo come veramente viene effettuato il gioco valvole. Ragazzi, ho tolto le protezioni, ho fatto scaldare qualche minuto la moto così l'olio si scarica più facilmente, ho pulito la parte interna del tappo che c'è un magnete. Adesso aspetto che finisce di scolare l'olio motore, richiudo il dado dell'olio motore e cambierò il filtro, poi rimonto il filtro e poi iniziamo a smontare la testa. Allora, una volta che abbiamo scolato l'olio, io ho scolato l'olio, ho cambiato il filtro olio, l'ho serrato, ho serrato anche il tappo, ho rimontato il paracoppa. Adesso smonterò queste viti qui, 1 e 1, 2, questa qui dentro che vedete, in maniera da poter togliere questa protezione qui, e poi rimuoverò le 3 viti che tengono la testa. Adesso, per me che ho l'Adventure, che è il serbatoio più grande, questa vite qui è stata particolarmente scomoda da rimuovere, infatti ho dovuto smontare quest'altra vite qui e con una chiave abbastanza lunga andare lì. Adesso rimuoviamo prima lo spinotto, si tira fuori questo fermo e si sfila il filo. Con un cacciavite piccolo si sfila questo spinotto, si infila qui dentro, si fa una leggera pressione e si sfila. Ovviamente questo è lo spinotto che porta l'energia alle candele. Qua c'è la candela. Adesso con un cacciavite, ne uso uno perché quando ho rimesso la pipetta ci ho messo un po' di grasso, quindi mi dovrebbe agevolare a rimuoverlo. Con un cacciavite metto un panno per evitare di rigare la testa, c'è un piccolo intaglio, cerco di aiutarmi con le mani e col cacciavite. Ed ecco qua che la pipetta viene via. Ripeto, io mi sono messo un po' di grasso in maniera tale che quando tolgo è più semplice, è più agevolato, altrimenti la gomma si incolla alla testa. Prima di allentare le 3 viti rimuovo la candela. Ok. Ecco la candela. Adesso sviterò queste 3 viti mettendo una vaschetta qui sotto perché perderò un po' di olio, e questo in risposta anche a quelle persone che mi dicevano che quando vedevano che io mettevo sul filtro dell'olio l'olio esausto, perché intorno alla guarnizione del filtro dell'olio ci metto l'olio esausto, mi dicevano: ma no, non mettere l'olio esausto perché va a contaminare l'olio buono che metti. Adesso vi mostrerò quanto olio esce fuori, così vi rendete conto se quella goccia che va intorno alla guarnizione del filtro dell'olio può contaminare in qualche maniera l'olio nuovo che andrò a mettere. E adesso rimuovo la testa. Vedete quanto olio esce da qua? E pensate se quel poco olio che io metto intorno alla guarnizione del filtro olio può andare a inquinare tutto questo olio che c'è qui dentro. E questo è quello che vi troverete davanti una volta aperto. Adesso vediamo come si fa. Adesso metto in sesta marcia, ho già messo in sesta marcia, devo trovare il punto morto, ovvero il punto dove il pistone è più vicino alla candela. Ok, dovremmo esserci. Per avere conferma che sono nel punto morto, e questo dovrebbe esserlo, a parte il cacciavite che mi dà la mano, ma queste 2 lineette qui che vedete devono essere allineate. Io banalmente ho preso un seghetto, ma si può prendere un righello. Come vedete, queste alette qui sono completamente allineate.
vedete? Quindi vuol dire che il punto morto c'è. Adesso tramite questa mazzetta di spessori andrò a misurare le valvole, sia quella di aspirazione che quella di scarico. Quella di aspirazione deve avere una tolleranza tra 0,10 e 0,17, mentre quella di scarico tra 0,34 e 0,41. Qual è la valvola di scarico e qual è quella di aspirazione? Questa è la valvola di aspirazione, questa è la valvola di scarico. Adesso vediamo dove far passare questi spessini. Ragazzi, io in aspirazione ho 0,12, che 0,12 passa, se vado a mettere 0,13 non passa più, quindi ho 0,12 a quella di sinistra. Vediamo anche 0,12, ci siamo. Adesso vediamo quella di scarico. Scarico deve essere tra 0,34 e 0,41. Allora, ho 0,35, devo far passare da sotto, ma anche da sopra passa. Ok, 0,35, perfetto, intolleranza. Adesso rimontare non è proprio, non bisogna dare nulla per scontato, bisogna guardare che la guarnizione combaci per bene, dargli magari una pulita finito di montare, in maniera che se qualcosa fosse montato in maniera blanda il giorno dopo gli si dà una ricontrollata. È difficile sbagliare a rimetterla su, però nulla è impossibile. Adesso gli do appunto le viti e poi le stringo. Ok, guardate qui sopra più che altro, attenzione sopra, ma anche dietro e intorno. Sotto è a posto. Ok, vi sporcherete un po', sappiatelo. Un po' di olio sulle mani ce l'avrete. Le avvicino soltanto le viti, poi le serro. Adesso che le ho avvicinate, pulisco e poi stringo a 10 N. Dinamometrica 10 Nm e vado a stringere. Prima le riavvicino ancora perché vedo che sono un po' strette in maniera blanda, poi vado a serrare. 10 e 10. Adesso le candele 12 N. Questa è una candela che ha circa 24.000 km e questa è quella nuova. 24.000 perché io tagliando li faccio ogni 12.000 circa. Quella di sinistra ne ha 24. Adesso andiamo a stringerle. Sono tutte e due NGK. Prima di metterle su, magari gli passo un filo, ma proprio un filo di olio intorno alla filettatura per agevolare l'ingresso. Ok, adesso andiamo a serrare. Ok, newton metro caricato a 12, mettiamo dentro e stringiamo. Ok, questo è fatto. Adesso praticamente riprocedo a ritroso. Rimetto la pippetta, intorno alla pippetta io abitualmente gli metto una goccia di grasso perché come avete visto così esce più facilmente dopo, e richiudo tutto. La stessa operazione la facciamo dall'altra parte. Rimontiamo tutte le protezioni ed il controllo valvole è fatto. Se il video vi è piaciuto, vi è stato utile, lasciatemi un commento, iscrivetevi al canale, è gratis. Se vi è piaciuto lasciate un like. Al prossimo video, ciao!